amici, sono ormai mesi che tutti mi chiedono del Tello 2.0 in privato, nei commenti di qualsiasi video, anche in quelli dove non si parla appunto del DJI Tello. Bene, sembrava imminente a fine gennaio la presentazione del nuovo drone marcato Rise e DJI, ma tutto è inspiegabilmente rientrato e siamo di nuovo in attesa di prossimi sviluppi. Ma vi chiedo, a voi possessori o amanti del Tello DJI, cosa vorresti per il Tello 2.0? Le risposte che penso di sentirmi dire da voi al 99% saranno tutte le stesse. E dunque faccio una promessa. È appurato che DJI non potrà fare una versione con GPS perché se e quando la farà sarà per fare ovviamente un nuovo Spark. Dunque, escluso che ci sia il GPS, quello che vorremo dal nuovo Tello sarà sicuramente 1. Una camera migliore a 1080p al posto di quella attuale a 720p. 2. Una SD card on board per salvare direttamente i file e non trasmetterli tramite connessione wifi al cellulare, creando gli inammissibili, noiosissimi e frequentissimi lag video. 3. Un piccolo gimbal perché le immagini siano stabilizzate in modo ancora migliore, oltre alla già buona stabilizzazione elettronica presente. Dunque, ho fatto centro? Sono le modifiche che vorresti per il nuovo Tello che dovrà uscire? Bene, e se vi dicessi che questo drone esiste già e sta per uscire e non si chiama DJI Tello? Molti di voi hanno già capito di cosa sto parlando e probabilmente l'avete già sentito ventilare, ma andiamolo a vedere insieme. Un gruppo di appassionati inglesi ha iniziato un progetto per la realizzazione di un piccolo e sofisticato drone nel lontano 2011. La loro missione era quella di creare un drone piccolo con funzioni avanzate che chiunque potesse far volare. Un team di progettisti e ingegneri che ha studiato nel tempo una tecnologia basata su delle esigenze, delle esperienze e gli interessi dell'utente finale che voleva appunto volare con un piccolo drone. E hanno così nel tempo realizzato alcuni modelli con migliorate caratteristiche fino al più recente passato. Dal primo microdrone uscito nel 2011 hanno realizzato un nuovo modello ogni 2 anni, ciascuno costruito sul miglioramento del precedente e sviluppando funzionalità sempre migliori. Voi lo sapete, io onestamente nei miei video cerco di essere sempre imparziale. Purtroppo devo dirvi anche altrettanto onestamente che io non ne ho testato alcuno di questi microdroni, ma mi sono fatto tutta una serie di informative e un buon bagaglio di informazioni, percependo da chi lo ha testato, li ha testati e usati, che sono stati oggetti di grande e ottima fattura e qualità. Oggi ecco che se ne escono con un nuovo modello che viene presentato sulla piattaforma Indiegogo, che è il famoso sito crowdfunding, ossia uno di quei siti di finanziamento collettivo dove è possibile partecipare ad un progetto prima della messa in produzione dell'oggetto stesso. Ad esempio, io in questo sito mi sono acquistato lo Zino, ho partecipato al progetto dello Zino e per questo progetto di questo microdrone è ancora aperta la campagna e vi metto qua sotto il link in descrizione se volete andare a vederlo e siete interessati. Eccoci dunque, sto parlando del microdrone 4.0, un drone di nuova generazione che ha dimensioni ridotte, non ha GPS, ma ha tutte quelle caratteristiche che mancano nell'attuale Tello e che vorremmo per il nuovo. E adesso vengo a spiegarvi e raccontarvi. Dalle immagini realizzate con i prototipi si percepisce subito che solo con quadricotteri di un certo livello si realizzano risultati di questo drone. Questo microdrone riprende in HD a 1080p ed è dotato di un giunto cardiaco-meccanico a 2 assi per eliminare il problema della stabilizzazione dell'immagine. Molto interessante è l'abbinamento della stabilizzazione meccanica del gimbal integrato con l'AIS, che ne migliora ulteriormente la stabilità dei video, ovviamente. Rimango sorpreso vedendo queste immagini di come si riescono ad ottenere video HD così fluide con un piccolo drone di 120 grammi. Se quando andremo a farlo volare, a testarlo fisicamente e realmente, si confermeranno questi risultati, beh ragazzi,
penso non ci sia altro da aggiungere, vedete le immagini e capite. Il microdrone 4.0 ha un mantenimento automatico dell'overing che è ottenuto tramite una fusione di sensori che misurano la pressione atmosferica barometrica e il posizionamento visivo grazie a una fotocamera rivolta verso il basso, e grazie a tutto questo appunto si ottiene anche un volo molto stabile e molto preciso nonostante non abbia un GPS. Ha un processore video a bordo che supporta una risoluzione a 1080p a 30 fps o volendo a 720p a 60 fps. Monta un'ottica con un sensore della Sony capace di catturare moltissima luce anche in condizioni di precaria illuminazione e ha un sensore CMOS da 1 2.3 e con apertura un f2.6. Insomma, lo capite da voi, non si scherza. Utilizza una doppia antenna che trasmette i video live ininterrotto a bassa latenza dal drone verso il vostro smartphone, e questo lo fa a lungo raggio, circa 120 metri di distanza, usando uno streaming basato sulla tecnologia wireless Qualcomm. Il drone on board, anche questo è un'altra cosa interessante, monta un lettore di schede di memoria SD integrato che consente di salvare riprese video alla massima risoluzione e frame rate ovviamente più elevati. È ovvio che i filmati potranno anche essere trasferiti dal quadricottero verso il telefono usando la classica connessione wifi del drone, come succede col DJI Tello. Sono poi previste impostazioni avanzate che controllano l'ISO del drone per migliorarne ovviamente il colore in condizioni di scarsa luminosità, e questo è un altro aspetto, credetemi, interessantissimo. La sospensione cardiaca utilizza un micromotore che mantiene stabile la fotocamera ed elimina quasi tutte le vibrazioni, offrendo dei video fluidi e molto cinematografici. Inoltre i supporti in gomma che sembra lo sorreggano aiutano la stabilizzazione, ammortizzando ovviamente ulteriormente le vibrazioni. La fotocamera, che si può inclinare di 90 gradi, e questo avviene in volo usando direttamente la app oppure anche il radiocomando che si può acquistare a parte al drone, è anche questa una nota veramente interessantissima. Il microdrone 4.0 si potrà guidare tramite un'app del sistema iOS e Android, utilizzando i suoi joystick virtuali dell'app appunto o un telecomando esterno. Usando il telecomando esterno il microdrone può arrivare fino a 200 metri di distanza. Il firmware di questo drone sarà aggiornabile tramite l'app e appunto aggiungerà continuamente nuove funzionalità e autonomie, questo è quello che garantiscano il colore e lo producano, e dando miglioramenti nei periodi successivi all'uscita. Sarà possibile usare il drone anche con occhiali in VR mode. Microdrone 4.0, attenzione, monta una batteria LiPo ad alte prestazioni da 7,4 volt a 2 celle e ha una capacità di 1200 mAh. Pesa soltanto, pensate, 26 grammi e può essere caricata utilizzando direttamente la porta micro USB integrata nel drone. E dicono che la durata in volo è di 13 minuti. Anche questo lo verificheremo quando ci arriverà il drone e lo potremo testare. Ma veniamo all'ingombro. Purtroppo, e dico purtroppo, non ha braccia pieghevoli. Ha dimensioni di 11,9 cm x 11,9 cm, cioè quadrato, per un'altezza di 4,6 cm ed ha un peso di 120 grammi senza la batteria. È completamente realizzato con materiali composti di resina di carbonio. Ragazzi, le premesse sono da paura, ovviamente. Spero tra un paio di mesi di potervelo far vedere direttamente qua sul canale e poter dire la mia, toccandolo con mano, su questo oggetto, che sembra davvero un mini drone con caratteristiche però da grande drone. Adesso, partecipando al progetto Indiegogo, si può acquistare senza radiocomando a 128 euro e credo che se le premesse poi si riveleranno tali, questo ad un prezzo del genere sarebbe un top, ma un top drone. Siccome, come sapete, io cerco sempre di approfondire le cose, ho individuato però alcune problematiche che non mi convincevano affatto di questo drone e mi sono dato da fare e sono entrato in contatto con un po' di fatica, come faccio sempre per cercare di capire, con i produttori di questo drone e gli ho ovviamente sollevato alcuni dubbi che adesso in conclusione di questo video vi voglio illustrare. Perché non fare bracci pieghevoli a questo drone? La prima domanda che mi è venuta subito spontanea. Inoltre, perché non usare motori brushless invece di usare questi motori a spazzola?
Come terza domanda che gli ho fatto è questa: ma perché non si è montato a bordo un GPS? Le risposte mi hanno però abbastanza convinto, devo essere onesto. Ritengo questo gruppo di lavoro davvero in gamba. Ecco che ve ne riferisco una a una. Mi dicono che includendo un chip GPS sarebbe alzato di troppo il prezzo del drone e lo avrebbe portato fuori dal progetto che avevano in mente, come prestazioni prezzo ovviamente. Il loro intento, mi dicono, è stato quello di fare un drone di grandissima qualità, riducendo però al massimo il costo di vendita. Stanno comunque lavorando su tutta una serie di opzioni tipo il Return to Home senza la necessità di usare un GPS, utilizzando i dati dei sensori, il posizionamento visivo e la realtà aumentata. Come sta succedendo del resto per questo nostro amico programmatore del Tello FPV, potete vedere qua sopra un video, che sta veramente facendo belle cose con questo sistema il Return to Home. Stesso motivo vale per i bracci pieghevoli. Questo tipo di gestione delle eliche avrebbe alzato sensibilmente il costo finale del prodotto e essendo solo 12 cm di ingombro, anche non piegandolo, è comunque molto trasportabile, mi dicono, come un DJI Tello. Per finire, per quanto riguarda i motori a spazzola, hanno sviluppato una soluzione di azionamento innovativa per questo tipo di micromotori, che utilizza due cuscinetti piccoli e un albero in alluminio leggero, che racchiude le parti mobili insieme a una struttura fissa. Tutto questo proteggerà il motore, che offrirà una maggiore durata rispetto alla trasmissione diretta e aumenterà il carico utile per far volare in tutta serenità questo drone, avendo una camera cardiaca a 2 assi, la videocamera 1080p, eccetera. Poi abbiamo affrontato un po' il falso mito, così lo definiscono loro, secondo cui i motori a spazzola hanno vita breve, e questo in parte è vero. È risaputo che dopo un tot di ore di volo questo tipo di motori si rompono. Loro mi dicono che questo accade certamente dove l'elica è direttamente collegata all'albero motore e in quasi tutti i casi l'elica ha probabilmente avuto un urto, causandone una leggera curvatura dell'albero, creando l'instabilità e la minore resistenza all'interno del motore, che alla fine si surriscalda e si blocca. Mentre la seconda causa del guasto di questi motori è l'inefficace dissipazione del calore che causa la fusione delle spazzole all'interno del motore, che causano un guasto istantaneo. Mi dicono che tutti questi problemi sono stati affrontati nel design del microdrone 4.0, mantenendo il motore separato dall'impatto degli urti e consentendo il rilascio del calore. Questo gli consente di offrire buone prestazioni, avere una scocca leggera e godere dei maggiori vantaggi dei motori più piccoli e da costi ovviamente più bassi, che non richiedono regolatori elettronici di velocità. Bene ragazzi, sono davvero curiosissimo di testare questo drone e spero di portarlo nel canale prossimamente. Intanto ditemi la vostra qua sotto nei commenti, datemi un bel like e questo veramente mi farebbe piacere, e mi raccomando iscrivetevi al mio canale. Qua dentro presto vedrete volare questo microdrone 4.0 e credo che sia qualcosa di più del nuovo DJI Tello che aspettiamo. Questo è veramente un drone che ci sorprenderà tutti e ha tutte le caratteristiche per spaccare nel mercato. A presto, ciao da bighe.net.